Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Attila. Buongiorno a tutti. E della sua Hyundai Tucson. Questa è una versione particolare. Attila, di un po' che versione è questa qui? Allora, è un Hyundai Tucson Excellence di 2022 con un motore 1.6 benzina con 230 cavalli. Ok, quindi motore full hybrid? Sì, full hybrid, sì. E 4x4? E 4x4, sì. Perché... 4x4 non è facile trovarli, eh? Sì, no, infatti diciamo che ne sono poche di queste qua. Sì, è la versione praticamente full option quasi? Sì, potrei dire di sì perché ne ha tante cose, penso che non ho visto un'altra che magari ha qualcosa in più di questa qua. Ce ne saranno di sicuro, però posso dire che è un full. Ok, quindi già dopo andremo a vedere tante cosine che altre auto non hanno. È un 4x4 vero perché ha un giunto gardanico che è collegato alle ruote dietro, perché di solito è anteriore. È anteriore, sì. Invece questo qua è sì, anteriore e posteriore. Ok, quindi tu l'hai provato in montagna adesso? Sì, è veramente ha delle modalità di guida, cambiando la montagna veramente ci dà tanta soddisfazione a guidarla. Ok, perché hai preso la Hyundai Tucson? Perché volevo una macchina grande, spaziosa, che ne ho 2 bambini e poi diciamo che non faccio tanta strada io, quindi giro tanto in paese e pensavo che una macchina ibrida ci può stare. E sinceramente l'ho presa da un paio di mesi perché l'ho presa usata, l'ho presa a febbraio e sono veramente contento, super contento, sia di consumi sia di spazio, perché ripeto ho 2 bambini, quindi sull'altra macchina che avevo non avevo tanto spazio. Prima cosa avevi? Avevo un Audi A4 S-Tronic da 2018, scusami. Ok, quindi trovi che è più spaziosa questa di una familiare? Molto più spaziosa, più alta, cioè sono 2 macchine diverse, quindi non ci mettiamo a fare confronti. Ok, e Attila, sai dirmi più o meno i consumi dopo 2 mesi? Allora, sui consumi ti potrei dire che se lo guido io faccio intorno a 15-17, okay. Invece se lo guida la moglie arriva anche a 23, quindi ha fatto tra 21, 22, 23 perché lei è molto più leggera di me, sì, lo guida diversamente di me, io sono un po' più robusto, un po' più aggressivo, okay. Quindi, più sportivo. Dai. Sì, bravo, più sportivo. Okay. Quindi dipende tantissimo da chi la usa, dipende tantissimo dove si usa. Assolutamente anche. Perché queste, se fate tanta autostrada, non è che sia molto consigliata? No, sinceramente no, per quello no. Però in paese, girare in paese secondo me è una bella macchina, per dire. Beh, bella macchina, sì, a me piace tantissimo da quando è uscita con questi fari qua, che poi abbiamo già fatto il video di notte e se volete andarlo a vedere come si illumina, questi fari qua si illuminano di giorno quando si accendono, sono in posizione, mentre di no, cioè quando è spenta così, vedete, non si vedono neanche, spariscono i fari direttamente qua. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta della Tucson. Dopo anche lo spazio, come è fatta dentro, comunque adesso andiamo a vedere. Io ho già fatto una recensione di una Tucson, era una mild hybrid, quindi la differenza tra mild hybrid e la mild hybrid dà un piccolo aiuto la batteria. Il full hybrid può andare solo in elettrico. Sì, perché adesso dopo andiamo a fare un giretto, vi faremo vedere come va, e il full hybrid potete fare 2-3 km anche senza il motore. Senza il motore, esatto. Ma anche di più. Praticamente la macchina quando ha bisogno di forza, perché sai il motore elettrico non ha tanta forza, ha soltanto 50 cavalli, però quando ha bisogno di forza lei parte in benzina, poi dopo si stabilizza e va in elettrico. Però come ho notato i 25 km li puoi fare tranquillamente in elettrico. Ok, quindi bisogna imparare un attimo a usarla? Sì. Perché non è come il diesel che via... No, io ripeto, quando vado io raramente guardo la benzina, l'elettrico, quindi io vado, parto e sì, non guardo. Invece ripeto, la moglie che porta i bambini alla scuola, all'asilo, parte da casa, a volte parte alla mattina in elettrico, a volte parte in benzina 2 minuti massimo tipo, e dopo si mette in elettrico finché va a scuola e poi torna a casa sempre in elettrico. Dipenderà anche tanto dal clima, dalla temperatura, sì. Dipende in tante cose perché le batterie durano di più quando c'è caldo che quando c'è freddo. Sì. Insomma. Bene, quindi io direi adesso facciamo un giretto attorno e dopo vi facciamo vedere alcune cose che c'è all'interno.
Adesso abbiamo volutamente lasciato i passeggini su, così vi facciamo vedere con 2 bambini com'è lo spazio. Se volete vedere lo spazio interno della parte posteriore, andate a vedere la recensione che ho fatto della Mild Hybrid. Misureremo il bagagliaio, perché qua è un full hybrid, Sì. e quindi la batteria occupa un po' di spazio. Sì. E andiamo a vedere dopo perché, e poi vediamo tutti gli accessori che ha questa. La Mild Hybrid che avevo provato era la versione base, quindi vedremo anche la differenza che c'è tra queste. Non aveva il tettuccio apribile, non aveva le telecamere 360, comunque adesso andiamo a vedere. Quindi facciamo un giretto veloce intorno all'auto e poi vediamo il bagagliaio e le solite cose, poi facciamo una piccola prova su. Partiamo dal frontale, eccolo qua, vedete che non si vedono le luci, poi quando si accendono, tac, magicamente appaiono. Qua tutti i fari sono full LED praticamente, è tutto, sì, come abbiamo fatto nella recensione di notte, abbiamo visto che era tutto di notte, andate a vederla, vi lascio il link in descrizione in caso. A me piace tantissimo perché comunque le styling che hanno fatto non è che hanno cambiato più di tanto, hanno rimessa così. Questa è la vista frontale, questa è la vista laterale, eccola qua, bel macchinone, sono 4,50 m e più, belli con questi cerchi qua. Comunque sono da 19 se non sbaglio, sì, e la ruota è un 235-50 R19, è un bel cerchio insomma, che non si sente tanto però per strada, no? Che è così grande. Abbiamo i freni a disco davanti e anche dietro, eccoli qua, nonostante sia un'ibrida e quindi di solito ricaricano quando stiamo frenando, però hanno voluto mettere, guardate anche come è rifinita qua dentro, vedete? Questo serve proprio per attutire sia i rumori che anche mantenere più, cioè non si sentono il ticchettio dei sassi o della terra, eccetera. Eccolo qua. Questa è la parte posteriore. Vedete c'è scritto Hybrid, qua. C'è lo scarico così che è doppio e non è finto, ma è veramente lo scarico fatto così, bello. È elegante e allo stesso tempo anche aggressivo. Bene, guardiamo un attimo il bagagliaio quanto grande è. Portellone elettrico, in questo caso qua. Sì, perché ho visto un modello che non ha il portellone elettrico e ti posso dire che per un anziano, perché ho un amico anziano, sì, che questa qua per lui è un problema perché è un portellone bello pesante, quindi per un anziano potrebbe essere un... questa è una bella idea, cioè quello che hai detto è veramente prezioso. Perché... Per me magari che sono giovane, sì, non sento, però lui mi diceva che ha notato sta roba qua, che per lui il bagagliaio, cioè il portellone proprio è veramente pesante alzarlo e abbassarlo. Poi sempre dipende dalle persone. Poi una volta che ti abitui con il bagagliaio elettrico è difficile venirne fuori. Può essere anche questo un problema. Ok, qua abbiamo il tendalino, vedete che è scorrevole, non è un tendalino fisso. Eccolo qua, questo è il bagagliaio, se vuoi lo misuriamo, sotto ha un sottofondo? Sì. Ok. Allora, praticamente io ho messo questo qua per proteggere un po'. Allora, sotto qua c'è un portaoggetti, se tu tiri via questa tenda, lo abbassi, praticamente il bagagliaio diventa ancora più grande. Ok, saranno altri 5 cm, no, anche più? Anche 10, sai. Misuriamo un attimo, magari vediamo la differenza che c'è, vedete qua che c'è lo scanso. Saranno 10 cm buoni, sì. Sì, guarda, 10 cm 10 cm giusti. Guardate anche, guardate come è rifinito qua la moquette, che grossa che è veramente interessante come discorso. Qua abbiamo una presa 12 volt fino a 180 watt, i ganci, qua abbiamo l'illuminazione, qua abbiamo il subwoofer se non sbaglio dell'impianto audio, che anche quello lì è molto valido. Poi i ganci anche là, ci sono dei 4 punti. 4 ganci, 4 punti. 1, 2, 3, 4. I sedili si possono battere 40-20-40, quindi anche quello in mezzo si può caricare un paio di sci se si vuole. O cane di pesca, perché io sono un amante di pesca. Ok, e misuriamo un attimo il bagagliaio, allora, così vediamo. Praticamente lei ha 616 litri, che vuol dire sono 1,5 m. Sulla parte più stretta. Ok, allora misuriamo sotto la tenda che sono 43 cm. 43 cm, ok. E la profondità? E per la profondità è 80 cm. 1,80 cm. Quindi se avete bisogno di misure, questo qua è quanto. Dopo se si buttano giù i sedili penso saremo a 2 metri. Sì, beh, se si buttano giù i sedili superiamo i 2 metri sinceramente, e poi abbassando la tendina qua altri 10 cm che non è poco. No, non ha la rotta di scorta. Ok. Ha solo il kit di
per via della batteria hanno tagliato un po' il serbatoio e hanno tolto la ruota, quindi diciamo che questa è l'unica pecca, tra le virgolette, che ha la macchina, che ha il serbatoio piccolo, ha un 47 litri. Ah, ok. Sì, non è tanto grande. Io sì, se aveva un 70 litri ero più contento, per dire. Vabbè dai, ma però comunque cioè, farai lo stesso un 800 km, Sì, penso. sì. Cioè, quando faccio il pieno mi dà subito l'autonomia di 850, 830, perché dipende sempre come registra lui l'ultimo viaggio. Ok, ho capito. Bene, quindi qua vedete tutto ben rifinito, qua nei fianchi è in plastica. Allora, l'auto ha 3 anni e più di 85.000 km, quindi prima che la prendesse Attila comunque l'ha avuta un'altra persona, ma guardate, io non vedo segni di usura o che sia stata rovinata, insomma. No, sinceramente non ho visto assolutamente niente di che dentro, cioè non si vedono grossi punti di usura. 2 cose piccole là davanti, ma penso che alcuni sì, con la chiave o con i braccialetti, orologi okay, sì. hanno strisciato un po', ma il resto niente di che. Ok, adesso andiamo a vedere la parte posteriore. Adesso lui, vedete, tira il tendalino così, lei si aggancia e dopo si schiaccia il pulsante qua, tac, e lui si abbassa. Per l'anziano dovrà appendersi per fare bello. Comunque la parte posteriore poi questo colore qua secondo me è il suo, questo Sì. qua è perfetto perché guardatelo anche così. Io ho viste bianche, ho viste grigie, però questo colore è veramente... È interessante, molto interessante. Ok, adesso guardate anche quanto spazio c'è da qua, dalla porta alla fine del bagagliaio, e quello vuol dire perché è così grande il bagagliaio. Quindi adesso vediamo un attimo la parte posteriore. Allora qua vedete c'è il passeggino così, quindi puoi caricarlo tranquillamente. Sì, lo carichi e... Lo giri, tac, ed eccoci qua. Fate conto che, Attila, tu quanto alto sei? Allora, io ho un 87. Ok, Allora, guardate spazio che c'è dietro. quindi, Nonostante sia alto 1,87 m. cioè io di solito, hai visto che sono un po' lungo, guarda, cioè, stai senza problemi e ne hai ancora, guarda, per non esagerare, 2 dita di spazio. Però ripeto, io sono veramente lungo, quindi ho il sedile sempre dietro, però su questa qua, cioè, veramente non ci sono problemi. A confronto dell'altra macchina che avevo, questa qua non ha problemi di, Sì, che è anche di più lunga, spazio. l'Audi forse Sì, era più lunga. sì, era più lunga, sì. Poi ha le tendine, Ah, ecco, quello che era per una i bella bambini cosa. Sì. veramente è stato, sì, è una cosa che già i vetri un po' scuri dietro, però anche la tendina, Sì. E poi c'è il tettuccio apribile che guardate, sì, ragazzi, che il vetrata tettuccio. che è. Sinceramente è la prima macchina che ho col tettuccio apribile, è veramente... Quello E è- poi è panoramico fino dietro, quindi non è fino a metà. Dietro, i bambini, guarda, tutto il giorno sono così. Ok. Dopo qua sotto vedete abbiamo le maniglie che stanno sparendo sulle auto normali. Oh, non capisco perché stanno togliendo tutte le maniglie, le luci per ogni cosa. Ma questi qua cosa sono? I sensori dell'allarme? No, sinceramente Sembrano quasi i sensori dell'allarme a ultrasuoni. non lo so cosa sono. Ok, sembrano dei sensori, poi se qualcuno ce l'ha magari mi dica se sono dei sensori, sembrano dei sensori ultrasuoni per l'allarme, a vederlo così, perché mi sa che ci sono anche davanti. Questa è la vista da dietro, ecco qua, vedete tutta la plancia, sembra un jet, mi ricordo la prima volta che l'ho vista ho detto ma cos'è, un'astronave o un'auto questa qua, è veramente molto interessante. Qui poi abbiamo la climatizzazione, che anche dietro ognuno può regolarsi la sua Sì. climatizzazione, doppia presa USB, eccola qua. I tappetini in gomma penso siano optional. Sì. No, li ho comprati io, Ok. erano quelli normali in stoffa, cioè in tessuto, quindi con i bambini si sporcano. Sì, così è più pratico anche per pulire e tutto quanto. Comunque guardate da dietro, è veramente innovativa, cioè se pensate che 4 anni fa un'auto così era veramente interessante, e vedete che non ci sono segni di usura, cioè proprio anche i consumi, e adesso andremo a vedere il volante eccetera. Ok, vediamo la parte anteriore, vedete qua le plastiche comunque non hanno segni di usura, che si siano sbiancate, anche qui dove si appoggia il gomito, la pelle è perfetta. Cioè, perfetta. E voglio specificare che ha un materiale molto molto buono. Mi aspettavo diverso, però veramente è una plastica di qualità. Ok, quindi abituato con Audi, che comunque siamo su livelli molto Sì. molto alti. Pensavo che è peggio, ma no, invece no, posso veramente dire che
ha dei materiali veramente... Sì, poi anche come option, guardate qua, abbiamo il sistema per settare i sedili, li registri, no? Sì, 2 memorie, memoria, sì. anche questo qua perché i sedili comunque sono elettrici. E guardiamo anche qua il fianchetto che comunque ha più di 3 anni e quasi 86.000 km, Sì. 85.000 e qualcosa. Vedete che il sedile è ancora integro. Bello perché deve essere anche abbastanza traspirante questo sedile qua. Adesso che fa caldo senti che suda o... Sì, però al riscaldamento e la ventilazione sui sedili. Ah, allora Sì. ha tanta roba questa qua. Poi vedete come è fatto così il bracciolo, bello, che la plancia è proprio come un stile un jet, non so come dire, è molto molto interessante. E questa qua è il volante visto col display. E adesso andremo a vedere un attimo le telecamere a 360, perché quando abbiamo fatto il video notturno, tra le telecamere che erano un po' sporche ed era di notte, non si vedeva tanto bene. Adesso vi mostriamo come sono le telecamere. Eccoci qua, siamo all'interno, guardate che bei display che ha comunque questo qua, molto grande, anche dopo andiamo a fare un giretto così vediamo anche il navigatore e quelle cose là. Che dire Attila, qua siamo su un jet, Veramente... sembra veramente un aereo, non so neanche io cosa dire, è veramente enorme, plastiche tutte morbide qua, fanno un po' di riflesso, a vederlo così adesso col sole, fanno un po' di riflesso però non si sente il caldo, ecco. No, no. Quello non si sente. Vediamo anche il volante che non è consumato nonostante gli 85.000 km, quindi molto bene. C'è proprio qualche graffietto per essere delicati qua, ma dovuto magari alle chiavi. Alle chiavi o magari, ripeto, a braccialetti, orologi, qualcuno, anelli, Ok. può essere... Questo è il cambio automatico, come vedete, eccolo qua, ci sono 3 tasti, praticamente più il parcheggio. Abbiamo anche il driver terrain qua per... spiegaci un po' te Attila, magari questi... Allora, questo qua è il riscaldamento dei sedili, sia a destra che a sinistra, poi la ventilazione dei sedili, riscaldamento del volante, Ok. poi assistenza in discesa, poi sensori di parcheggio, poi questa qua è la telecamera che tu mentre che guidi, Ok. magari per non girarti dietro o non lo so, puoi accendere la telecamera, vedi dietro chi ti segue e poi puoi vedere anche la macchina da sopra. Ok, quindi se ci sono ostacoli o cose Se del ci sono genere. ostacoli. Poi da qua si cambia le modalità di guida, c'è l'economico, sport, montagna, neve, fango, Sì, perché sabbia. essendo il 4x4 questo Sì. qua puoi cambiare. Ok. Freno a mano, L'auto hold, ok. l'auto hold, che anche questa è una cosa, dico io, in città molto utile. Ok. E poi qua 2 porta... Sì, 2 portabottiglie. Ok, quindi spazioso. Qua abbiamo un pozzetto, un Cioè, pozzone. proprio arrivi quasi fino al Enorme. motore. Esatto, molto bene. E qua abbiamo vabbè, le casse e poi c'è qua per quanto riguarda il tettuccio apribile, vedete qua sopra, queste qua di notte andate a vedere, torno a ripetere il video che abbiamo fatto, e qui ci sono le lette parasole con Sì. le luci, se non sbaglio. Sì, però hanno l'interruttore, Ok. quindi... E poi questi qua, oltre alle altre macchine che non ho visto fino adesso, hanno una piccola tenda, una prolunga, per dire, perché tu se lo giri ti rimane comunque un piccolo spazio che magari ti può dare fastidio. Allora loro hanno pensato di fare questo prolungamento, sia di qua che di là. Ok, anche queste sono tutte soluzioni molto interessanti secondo me e pratiche, ecco, diciamo così. Bene, qua proviamo un attimo a accendere per far vedere un attimo i 4 strumenti ecco, vedete? Il sedile è venuto avanti da solo. Sì, ogni volta che tu fermi la macchina e devi scendere, il sedile si sposta indietro e se devi salire, quando parti, il sedile torna avanti, In posizione. in posizione. Ne ha veramente tante cose che ci vuole forse una giornata per spiegare tutte le cose. Le funzioni che ha, Sì. quindi non siamo qui a spiegarlo tutto quanto, guardiamo un attimo Sì, qua. grosso modo. Sì. Allora, qua siamo in modalità economico, quindi tu qua puoi vedere che quando carica la macchina, la batteria praticamente, Sì. su questa zona qua vai in economico e poi se li dai in spinta automaticamente vai in power, che senti i 230 cavalli. Poi dopo, cambiando la leva, cambi in modalità sport. Ok. Che dopo da qua la macchina diventa veramente molto più aggressiva e qua sinceramente
è capitato quasi raramente, posso dire quasi mai, di andare in elettrico, perché in modalità sport, Lavorano insieme in parallelo i due motori sì. e quindi si gli dà una mano. Poi dopo cambiando da qua puoi andare in neve, Ah, ok, diventa tutto ghiaccio. sì, poi qua montagna, Ok, automaticamente va in controllo della discesa. controllo della discesa, cioè va in automaticamente, e poi qua sarà sabbia. Però io lo uso sempre in economico perché Già va. sì, va veramente tanto. Poi Sì. abbiamo, vedi, adesso lei ha bisogno di un po' di carico e è andato in benzina. Sì, perché sta andando il condizionatore, che è Sì. molto silenzioso, Sì, ma soprattutto, adesso piccola parentesi, vedete qua ci sono delle fessure e l'aria esce per tutta questa linea qua, che viene raccordata qua, vedete così? Bella sta linea che hanno seguito così a raccordarsi. poi ha la navigazione che è abbastanza grande anche questa. Ah sì, Io lo uso quasi mai perché poi se usi qua in paese, però quelle volte che devi andare in giro, sì, sì, insomma, è comodo, insomma, molto comodo. E anche qua vedete che è tutto touch e lucido, però non ci sono segni di usura o di graffi o roba del genere. no, sinceramente no, però posso fare anche su questa cosa qua una piccola parentesi, Sì, sempre parlando col mio amico, che lui è anziano. Per lui questo qua è un problema, per dire, perché sai, gli anziani non è che sono tanto pratici con i... cioè lui preferiva che siano i vecchi, sai, le vecchie rotelle, le sì, rotelline sì, che sì, poi... sì, sì. Perché lui ha detto, mentre che io guido, sai, col dito magari non vado a schiacciare, Sì. quindi... Almeno per la climatizzazione o per il volume della radio, secondo me ci Sì, andava. sì, andavano le rotelline. Va bene che il volume, poi anche, cioè, il telefono, il volume, la radio, queste cose qua, puoi anche farli da qua, Sì. non sempre da qua. Però per un anziano, cioè ho fatto diciamo, ci siamo messi insieme per vedere cosa Sì. dice lui e cosa dico io, per dire. Sarebbe da fare un'intervista a lui? Sì, Sarebbe un altro punto di vista sì, di come è fatta l'auto? Cioè. sì, anche a lui piace tanto le telecamere, quindi sì. Gli facevo scherzo che ho detto che li vendo, che ne ho 4, quindi li posso vendere 2. Ok. Ah, facciamo vedere magari un attimo le telecamere Allora, adesso, visto che oggi. mettendo il retromarcia, Ok, eccoci qua. Vedete la telecamera e la vista qui. da sopra puoi vedere così, Ok, quando con le parchi, linee e tutto. puoi vedere così come era prima e puoi vedere il destra-sinistra. Ok. Ma guarda che definizione che ha, guarda come si vedono i sassi. Invece se la telecamera rimane accesa e vai avanti, Sì. che devi fare delle manovre, qui invece puoi fare da sopra la macchina, ti vede la telecamera davanti, sempre i laterali, questo da dietro Ok. e questo dietro e sopra. Ok. È una bella cosa. Cioè, sì, perché per dire qua così vedi sia a destra che a sinistra se hai magari marciapiede o qualche buco, qualche non so che... Cioè, per la mia moglie gli aiuta tanto queste cose qua. Ah sì, perché loro Specialmente hanno anche paura. per parcheggiare, perché sì, hanno paura di non strisciare, però dove abito io faccio fatica perché è una strada privata, quindi è un po' di difficoltà per parcheggiare. E per lei questa cosa qua è veramente... Beh, guarda come si vede, cioè dopo anche dall'alto così è tanta roba, insomma. Sì. Poi c'è un'altra funzione che dopo magari quando stiamo correndo facciamo vedere, quella che quando tu metti l'indicatore di direzione destra o Sì. sinistra si accende, adesso non so se qua funziona, Sì, sì. fermo, ah sì, eccola qua, vedete? Mette la freccia a sinistra, Se mette la magari dimentichi di guardare il specchio, perché ce ne sono Ok. tanti che dimenticano, puoi cambiare, Ah, ok. cioè che tu magari quando metti la freccia vedi se hai qualche ostacolo. Questa è un'altra cosa interessante. E poi ovvio puoi cambiare il display qua, puoi mettere, sì, gli orologi si possono cambiare, però ripeto, ne ha tante cose che dovremmo fare un video di una giornata. Solo l'infotainment. Ok. Va bene, che dire, cioè guardate l'usura è praticamente nulla, l'auto è come se fosse nuova e questo è, comunque penso che qualcosina hai risparmiato da prenderla usata nuova. Sì, perché sinceramente sono andato a vedere anche una nuova, però per il mio budget era veramente,
cioè, a parte che adesso i prezzi di tutte le macchine sono andate alle stelle, però c'è un prezzo base che parte, poi tutte queste opzioni qua, se tu li aggiungi veramente salti fuori Arrivi di ai tanto. 50.000. Sì, arrivi, cioè almeno di come ho parlato con il concessionario mi ha detto guarda con queste opzioni che le ha arrivi al minimo a 50, cioè 4x4, telecamere, sedili riscaldati, memorizzati, tettuccio, cioè Siamo arrivi... andati a prezzi un po' fuori secondo me. Sì, sì. Dopo l'auto le valga, sì, però sono sempre 50.000 euro, che non sono pochi. Insomma. Che sì, in questi momenti veramente sono no, cioè, son tanti soldi. Esatto. Vabbè, a volte conviene anche prendere un bel usato e guardate qua come è messa dentro, cioè secondo me tra questa e una nuova non è che cambi chissà che roba. Poi dipende anche dopo chi lo prende, perché se lo prende come uno come me, di sicuro che anche fra 4 anni lo troverai sempre così, perché a me mi piace tanto stargli dietro, perché sì, mi piace che sia la macchina bella, pulita. Prima di fare le conclusioni adesso andiamo a fare un giretto che vi avevamo promesso e poi facciamo le conclusioni. Eccoci qua, pronti per un giretto di prova, giusto per vedere come va. Quindi abbiamo i comandi qua del cambio automatico. Si parte sempre in elettrico, no Attila? Sempre. Guardate lì, avete visto che ho messo la freccia ed è apparso lo specchietto praticamente. Quindi gli angoli ciechi non ci sono più. No, avendo la telecamera 360 ti aiuta tanto a vedere un po', cioè se c'è qualche ostacolo che non riesci magari a vederlo. È molto comoda questa cosa qua e ogni volta che si mette la freccia si vede Ogni sempre. volta. E poi mentre che guidi puoi vedere anche dietro se qualcuno... Da qua. Sì. E poi sempre attiva. Vedere anche da sopra la macchina, cosa succede intorno a te. Questa è una bella, anche una buona definizione, insomma. L'auto, sentite, è silenziosissima perché lei sta andando in elettrico, adesso farà penso un 2 km in elettrico. Ma sinceramente ho notato che cioè, su una strada di 50 km i 25 li fa in elettrico e i 25 li fa in benzina. Okay. Però poi sempre anche la partenza dipende da chi lo guida, perché io avendo il piede un po' più pesante. Se lo schiacci un po' di più lei automaticamente ha bisogno di forza, quindi il motore elettrico non può più dare la forza che lei ha bisogno, si mette subito in benzina e poi dopo si rimette in elettrico. Per dire adesso va in elettrico. Adesso stiamo andando in elettrico e siamo a 50 all'ora che c'è il limite adesso. Poi sono andato anche in autostrada a 120 all'ora in elettrico. Okay. Per dire, sì. Non sono andato tipo, non so, 10 km, 20 km, però c'è anche la possibilità di andare in autostrada con l'elettrico. Adesso è partito il motore? Sì, perché adesso vedi abbiamo aumentato un po' la potenza, quindi lei va finché si riprende la potenza, poi dopo parte di nuovo in elettrico. Cioè praticamente questo non è come una elettrica che tu hai un tot di autonomia, questa qua vedi adesso si è rimesso in elettrico e basta. Sì. Stiamo andando in elettrico, ha caricato un po' la batteria, sì. La batteria dice lei sta caricando soltanto, diciamo la maggior parte sta caricando solo quando freni, in frenata praticamente. Ok, ecco adesso infatti vedete charge, lui non tocca i freni, però ricarica, guardate la telecamera, destra e sinistra, quindi mettiamo di qua, e qua parte la telecamera. E guardate la qualità anche della telecamera, perché veramente sì, veramente molto sì. buona. E vedi invece adesso Noi diamo un'accelerata e lei va. Come se avesse un turbo praticamente, che gli dà una mano. Sì. Per, è un 1600 turbo benzina questo. Sì. In più dopo la spinta dell'elettrico, che non è poco, sono 240 cavalli comunque. 230. 230? Sì, 230. Molto bene. L'auto silenziosissima, qua abbiamo anche il tettuccio aperto, eccolo qua, e ne si sente veramente... Adesso è più silenziosa perché l'ho chiuso. Sì. Però bello avere il tettuccio così, guardate quanta luce entra dentro ed è veramente impressionante. Eccoci. Comunque l'auto viaggi tranquilli 6 a 90 all'ora, adesso sto andando in elettrico. In elettrico, sì. Qua abbiamo il navigatore con un bel display da 12 pollici, 13 quasi. E poi come che questo è un 4x4 puoi vedere, scusa un attimo, puoi vedere la carica della batteria, come carica la macchina.
Ah, direttamente anche qua sul... Sì, allora ci fa vedere pure qua come tirano le ruote, per dire, Ah, sì. e poi Di solito sembra anteriore, no? di solito sì, però poi dipende del bisogno che ha la macchina. Ok, quindi può dargli più fino al 50% dietro? Sì, Ok. Avere un 4x4 così, penso che in montagna o su neve, cose del genere, sinceramente l'ho provato questi giorni in montagna e veramente si sente la la differenza sì, di un 4x4. Adesso qua noi stiamo andando via piano perché c'è traffico e Sì, lei sta vieni, andando. qui poi ti fa Ok. vedere Qua il flusso di energia. sì, la carica del motore, il flusso di energia. Eccoci qua. Adesso c'è un po' di riflesso. Infatti, Per fortuna c'è una bella giornata. se non chiudo la tenda forse riusciamo. Ah, siamo lì. Però vedete, il motore adesso sta andando lui a combustione, il motore elettrico e la batteria. E qua ci sono le ruote. Adesso c'è la batteria che sta andando, vedete, tutto questo andare, tornare, comunque è un'auto che fa intorno ai 17-18 con un litro, più o meno. Sì, più o meno sì. Dipende sempre chi la usa. Sempre il discorso. Se la usa a Moio fa anche 20. Anche 20, sì. Ok. E anche dove si usa, perché se si usa in autostrada... Ovvio che poi con la clima accesa sono piccoli fattori che aiutano anche al consumo. Esatto. Però diciamo che una media sarà intorno a quelle Sì, cifre. perché vedo là 5,6 litri per 100 km, all'incirca siamo intorno ai 17-18, quindi... Sì, ho fatto pure con 4,4 per dire. Ah, ok. Quindi arriviamo anche più di 22-23? Sì. Molto bene. Sempre a chi lo guida. A chi la guida e dove, perché sulle strade così frena, accelera, Assolutamente. Lui rigenera tantissimo. Adesso c'è tanto traffico oggi che è domenica. Bene signori, io direi torniamo al campo base e facciamo le conclusioni. Eccoci qua, siamo tornati dal giretto di prova. Come avete visto, auto silenziosa, va bene, l'auto, cioè, è una limousine. Veramente sì, a me mi piace tanto. Speriamo che non ci creano problemi. No dai, speriamo di no, anche perché comunque è ancora in garanzia, perché ha 5 anni di garanzia la Hyundai, quindi è da dire anche questo che non sono pochi. No. Perché la Kia, se non sbaglio, da 7 anni e la Hyundai adesso non lo so perché hanno cambiato un po', diciamo, la tipologia delle garanzie. Okay. Perché sì, ogni marca, ogni modello ogni marca di macchina hanno delle sue garanzie, per dire così. Per dire, sull'Audi avevo un anno di garanzia, però potevo fare altri 4 anni di aggiuntivo, per dire. Ok. Però dipende da dove prendi la macchina, come lo prendi, dipende da tante cose. Sì, perché adesso anche sull'usato si può avere la garanzia all'estensione. Assolutamente, sì. Però dipende da quanti chilometri ha. Okay. Perché anche loro su sta roba qua penso che sanno qualcosa, perché ti danno o 4 anni di garanzia oltre o 150.000 km. Okay. Quindi loro vuol dire che sanno qualcosa, che dopo i 150.000 km succede qualcosa. Può succedere come è successo con Audi. Sì, che non andiamo a rovinare. Cioè, è una bella macchina, è passato e basta. Ok, va bene, dai. Ok, Attila, io ti ringrazio perché mi piace fare questi video qua, le interviste, perché comunque sono interviste reali del proprietario, quindi il proprietario non può raccontare frottole, diciamo così. Penso che si vede bene che è un video reale, che non è con la intelligenza artificiale. Sì. Cioè, i video questi qua sono belli perché il proprietario parla, che parli bene, parli male, lui... L'importante è che la gente capisce, esatto, o che vede di quello che stiamo parlando, quindi... Esatto, dopo magari vengono fuori alcune chicche che non si sa. Sì, purtroppo diciamo che per comprare la macchina è anche una fortuna, perché a volte devi avere fortuna, perché sì, ti possono garantire tutto quello che vogliono, perché dentro il motore non possono sapere quello che è, quindi ci vuole anche la fortuna. Esatto. Bene signori, io ringrazio ancora Attila, ringrazio a voi che siete stati fino adesso qui con noi, quindi se vi è piaciuto il video un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, e soprattutto attivate le taste notifiche. Grazie a tutti e arrivederci, ciao ciao! Ciao, grazie, ciao ciao!